Vuoi realizzare un progetto borsa composto da fondo e manici in vera pelle, con un punto dall'aspetto particolare, ma di facilissima esecuzione e soprattutto spiegato passo passo? Allora questo è il video giusto per te. Io sono Silvia e nel video di oggi andremo a realizzare insieme questa shopper bag molto semplice ma estremamente raffinata. Andiamo quindi a vedere tutti i materiali di cui abbiamo bisogno e iniziamo insieme il nostro progetto. Cominciamo il nostro progetto partendo dal fondo della borsa, fondo che presenta già lungo tutto il suo perimetro dei fori all'interno dei quali andremo a lavorare con il cordino. In particolare lavoreremo 2 maglie basse in ciascun foro e 3 maglie basse nei fori presenti nei 4 angoli. Prendiamo quindi il fondo tenendo il lato corto verso l'alto. Realizziamo un cappio con il nostro cordino e con l'uncinetto. Dopodiché sfiliamo l'uncinetto dal cappio, prendiamo il fondo e con l'uncinetto dobbiamo andare ad entrare in uno dei fori presenti nella parte superiore. Solitamente si sceglie il foro più centrale. Entriamo in questo modo, poniamo il cappio sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Prendo il filo e blocco tutto. All'interno di ciascun foro, tranne che nei 4 fori dell'angolo, dobbiamo andare a lavorare 2 maglie basse. Quindi con l'uncinetto rientro sempre all'interno dello stesso foro, porto fuori il filo e lavoro un punto basso. Passo al foro successivo, dove ripeto gli stessi passaggi. Una e 2 maglie basse sempre nello stesso foro. Ripeto ancora una volta fino a trovarmi davanti al foro nell'angolo. All'interno di questo foro devo andare a lavorare 3 maglie basse, quindi ripeterò gli stessi passaggi che ho fatto nei primi fori, ma per 3 volte. Abbiamo così lavorato il primo dei nostri 4 angoli. Come si prosegue per il resto del fondo? Riprendiamo a lavorare 2 maglie basse in ciascun foro fino ad arrivare all'angolo. Qui lavoriamo 3 maglie basse all'interno dello stesso foro. 2 maglie basse in ciascun foro fino ad arrivare al terzo angolo. Si prosegue con 2 maglie basse fino ad arrivare al quarto e ultimo angolo. Lavoriamo 3 maglie basse nello stesso foro e 2 maglie basse in ciascun foro fino ad arrivare qui, alla fine del giro che andiamo a chiudere insieme. Lavorate tutte le maglie basse del nostro fondo, siamo arrivati alla fine del giro. Ho lavorato le ultime 2 maglie basse nell'ultimo foro disponibile. Non ci resta che andare a chiudere questo spazio, che andremo a chiudere eseguendo un punto bassissimo. Entriamo con l'uncinetto nel primo punto lavorato, prendiamo il filo ed eseguiamo un punto bassissimo. Abbiamo così completato la lavorazione del nostro fondo. Passiamo ora a lavorare un primo giro perimetrale a punto basso. Per prima cosa realizzo una catenella e devo ora andare a lavorare una maglia bassa per ciascun punto che mi si presenta, ma invece di prendere entrambe le costine di ciascun punto,
andremo a lavorare una maglia bassa in costa retro, prendendo cioè solamente la costina più esterna rispetto a noi. Vado quindi a rientrare con l'uncinetto sempre nello stesso punto dove ho chiuso con una maglia bassissima, prendendo però solamente la costa retro. E lavoro un punto basso. Vado nel punto successivo, entro in costa retro, prendo il filo e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in costa retro per ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare alla fine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sulla maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente, andiamo a chiudere questo giro nuovamente con un punto bassissimo, questa volta sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato in questo giro. Quindi entro nel primo punto basso ed eseguo un punto bassissimo. Possiamo ora iniziare a lavorare il corpo della nostra borsa col punto che più ci piace. Per il nostro corpo borsa ho scelto una combinazione di punti veramente molto semplice. Iniziamo questo giro facendo una catenella e andiamo nel punto successivo, non quello dove abbiamo chiuso col punto bassissimo, ma il seguente. Entriamo con l'uncinetto, questa volta prendendo entrambe le costine, e realizziamo un punto basso. Facciamo poi una catenella ed eseguiamo una seconda maglia bassa nello stesso punto. In questo modo. Saltiamo la maglia successiva e nella seguente ripetiamo maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto di base. Saltiamo nuovamente un punto, andiamo nel successivo, maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sempre nello stesso punto. La nostra combinazione di punti è la seguente: maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Si salta al punto successivo, nel seguente si ripetono gli stessi passaggi. Continuiamo quindi ripetendo questa sequenza di punti fino ad arrivare alla fine del giro. Ed eccoci alla fine del giro. Nell'ultimo punto disponibile ho lavorato la nostra sequenza di punti: maglia bassa, catenella e maglia bassa. Davanti a noi che cosa abbiamo? La maglia bassissima, la catenella e il primo gruppo di punti, composto sempre da maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Da questo momento in poi non lavoriamo più con apertura e chiusura a giro, ma procediamo a spirale. Dobbiamo ripetere la nostra sequenza di punti al di sotto della catenella che abbiamo fatto qui una volta iniziato il giro. Per la precisione dobbiamo andare ad eseguire maglia bassa, catenella e maglia bassa tra le due maglie basse del primo punto del giro e sotto la catenella. Quindi con il mio uncinetto vado direttamente sotto la catenella, tra le due maglie basse, prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro direttamente maglia bassa, catenella e una maglia bassa sempre nello stesso spazio. Per ricordarmi l'inizio e la fine di ciascun giro posso mettere un marcapunti nello spazio che abbiamo appena creato realizzando la catenella. Come si prosegue? Dobbiamo ripetere gli stessi passaggi maglia bassa, catenella e maglia bassa, andando sempre a lavorare al centro del gruppo di punti sottostante. Quindi saltiamo tutte le maglie che ci si presentano, andiamo direttamente sotto la catenella del gruppo di punti successivo, prendiamo il filo e lavoriamo maglia bassa, catenella e maglia bassa sempre all'interno dello stesso spazio. Saltiamo tutte le maglie, andiamo sotto la catenella e ripetiamo maglia bassa, catenella e maglia bassa sempre nello stesso spazio. Procediamo quindi ripetendo gli stessi passaggi fino a ritrovarci alla fine del giro.
Come si conclude questo giro di lavorazione e come si prosegue per i giri successivi? Qui ho lavorato il mio ultimo gruppo di punti, maglia bassa, catenella e maglia bassa, all'interno del gruppo di punti sottostante, mentre qui alla mia sinistra ho il primo gruppo di punti che ho lavorato in questo giro che vi ho segnato col marcatore. Semplicemente, una volta tolto il marcatore, andiamo a lavorare la nostra sequenza maglia bassa, catenella e maglia bassa, all'interno qui dello spazio tra le due maglie basse e sotto la catenella. Rimuovo quindi il marcatore e nello spazio tra le due maglie basse e sotto la catenella lavoro la mia sequenza di punti. Maglia bassa, catenella e maglia bassa. Per ricordarmi l'inizio e la fine di ciascun giro vado a riposizionare il marcatore sotto la catenella. Dopodiché come si prosegue? Esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente. Ci spostiamo sul gruppo di punti seguente, sotto la catenella tra le due maglie basse, ripetiamo maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sempre nello stesso spazio. Proseguiremo quindi lavorando in questo modo come abbiamo fatto nel giro precedente fino ad arrivare al punto segnato col marcatore. Concluderemo il giro lavorando maglia bassa, catenella e maglia bassa in questo punto, quello segnato, riposizioneremo il marcatore e per i giri successivi ripeteremo gli stessi passaggi. Continuiamo quindi alternando questa sequenza di punti a spirale fino ad ottenere un corpo borsa alto 21 cm. Prendiamo questa misura partendo dal giro di maglia bassa in costa retro che abbiamo fatto a inizio lavorazione e saliamo in verticale. Un aspetto molto importante. Nel corso della lavorazione vi sarete resi conto che il nostro marcatore che segna inizio e fine giro si è lentamente spostato verso sinistra. Tutto questo è assolutamente normale poiché stiamo lavorando a spirale. Arrivati a questo punto della nostra lavorazione dobbiamo andare ad incorporare i manici sui due lati lunghi del corpo borsa. Per fare questo ci affidiamo a misure in centimetri e a dei punti di riferimento. I nostri punti di riferimento saranno i piedini in metallo presenti sul fondo borsa. Partendo da questi dobbiamo tracciare due linee immaginarie in verticale fino ad arrivare alla parte in alto lavorata in cordino. Qui andiamo a posizionare due marcatori. In questi due punti dovremo andare ad incorporare i manici nella nostra lavorazione e ovviamente lo stesso passaggio dobbiamo ripetere dall'altra parte del corpo borsa. Un'ulteriore precisazione: la distanza che andiamo a prendere tra questi due marcatori dovrà essere la stessa distanza tra i due marcatori presenti sull'altro lato del corpo borsa perché i nostri manici devono ovviamente essere paralleli. Nel mio caso uno dei 4 marcatori va a coincidere come numero di maglia a quella assegnata con il marcatore per apertura e chiusura giro. Questo non è un problema, andrò semplicemente ad incorporare il manico e poi sulla catenella andrò a riporre nuovamente il marcatore. Vado quindi a toglierlo per effettuare questo passaggio. L'ultima parte in metallo presente sul manico è quella che dobbiamo sfruttare per agganciarlo al corpo borsa. Vedete che c'è una piccola rientranza che è quella che deve corrispondere alla parte in alto e una parte dritta qui a barra che è quella che dovremo sfruttare per agganciare il tutto. Andremo a lavorare con lo stesso punto del corpo borsa passando all'interno di questo spazio. Giriamo il manico sul rovescio, cioè con la parte in pelle rivolta verso di noi e gli attacchi in metallo verso l'alto. E posizioniamo la barra in metallo davanti alla lavorazione ad uncinetto. Ripetiamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto per tutto il corpo borsa ma passando attraverso la parte in metallo. Quindi vado come sempre sotto la mia catenella, passando in mezzo alla parte in metallo. Prendo il filo, lo porto attraverso, lavoro la mia maglia bassa, faccio la catenella, ripasso in mezzo alla parte in metallo e sotto la catenella porto fuori il filo e lavoro un punto basso. Su questa catenella nel mio caso devo rimettere il marcatore perché è quella che segna l'inizio e la fine di ciascun giro.
Ripeto lo stesso passaggio anche per il blocco di punti successivo, così da dare più stabilità al mio manico. Quindi passo sempre sotto, porto fuori il filo e lavoro i miei punti. Questo sarà il risultato che dovremo ottenere. A questo punto come si procede? Dobbiamo continuare eseguendo la nostra sequenza di punti, maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto, fino ad arrivare al prossimo marcatore. In corrispondenza di questa zona ripeteremo gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme, quindi posizioniamo il manico al contrario, passiamo all'interno della parte in metallo ed eseguiamo la nostra sequenza. Proseguiamo poi lavorando il resto del corpo borsa con la stessa sequenza di punti fino ad arrivare agli altri due marcatori. In presenza di quei due marcatori agganciamo il secondo manico ripetendo gli stessi passaggi. Proseguiremo poi lavorando la nostra sequenza fino ad arrivare nuovamente all'inizio e alla fine del giro. Nel giro successivo non ci sono particolari passaggi da fare, dobbiamo continuare a lavorare con questa sequenza di punti fino ad arrivare all'altezza finale della nostra borsa. Continuo quindi nella mia lavorazione e poi vediamo insieme come concludere il progetto. Come potete vedere ho ripetuto gli stessi passaggi ancora per qualche giro di lavorazione e ora l'altezza totale della mia borsa è di circa 28 cm. Lavorando a spirale, ovviamente quando decidiamo di concludere il corpo borsa abbiamo uno scalino, vedete che qui la lavorazione è più alta e qui più bassa. Come lo andiamo ad eliminare? Lavoriamo il nostro ultimo gruppo di punti, maglia bassa, catenella e maglia bassa, andiamo a tagliare il filo proveniente dalla rocca, sfiliamo l'asola e mettiamo il filo su un ago. Davanti a noi abbiamo sempre la solita sequenza di punti, maglia bassa, catenella e maglia bassa. Saltiamo la prima maglia bassa e la catenella e dobbiamo andare ad entrare con l'ago nel secondo punto basso. Vi entriamo da così, verso di noi. Dopodiché andiamo a rientrare nell'ultimo punto basso lavorato, da verso di noi verso la borsa. Tiriamo bene e andiamo poi a nascondere il filo in eccesso all'interno del corpo borsa. Eseguiti questi passaggi vedete come già abbiamo abbassato e mimetizzato il gradino della nostra lavorazione a spirale, ma per renderlo ancora più invisibile andiamo a fare una bordatura lungo tutta la parte superiore della nostra borsa utilizzando il punto gambero. Realizziamo un nuovo cappio e poi lo sfiliamo dall'uncinetto e vado ad entrare con l'uncinetto in un punto qualsiasi della parte superiore della mia borsa. In particolare devo entrare dentro una maglia bassa. Quindi scelgo un punto basso, entro con l'uncinetto, pongo il cappio sull'uncinetto e lo porto attraverso. In questo modo e blocco il filo come se facessi una catenella. Per eseguire il punto gambero dobbiamo tornare indietro, quindi ci spostiamo a lavorare da sinistra verso destra lungo tutta la parte superiore della borsa. Però andiamo a lavorare solamente sopra le maglie basse, quindi saltiamo sempre le catenelle di separazione. Saltiamo la catenella, andiamo nel punto basso successivo all'indietro. Prendiamo il filo, lo portiamo fuori e lavoriamo un punto basso. Ripetiamo questo passaggio, andiamo sulla maglia bassa alla nostra destra, prendiamo il filo, lo portiamo attraverso, punto basso, saltiamo la catenella, andiamo nel punto basso successivo. Ripetiamo questo passaggio lavorando un punto gambero in ciascuna maglia bassa che ci si presenta, quindi saltando la catenella, fino a ritrovarci in questo punto dove ci siamo agganciati col nuovo filo. Abbiamo terminato il giro e siamo davanti alla maglia bassa dove ci siamo agganciati con il nuovo filo. In quest'ultimo punto andiamo nuovamente a lavorare un punto gambero, dopodiché tagliamo il filo, sfiliamo l'uncinetto e sfiliamo la nostra asola. Mettiamo il filo su un ago e con questo andiamo a puntare alla base del primo punto gambero che abbiamo lavorato
e portiamo il filo all'interno del corpo borsa. Non ci resta quindi altro da fare che bloccare utilizzando l'ago il filo all'interno del corpo borsa e il nostro progetto è terminato. Siamo quindi arrivati alla fine di questo video tutorial che io spero sia stato per voi un buon spunto creativo. Vi ricordo che i materiali per replicare questo progetto potete trovarli da Nin & Made. Vi lascio come sempre il link al negozio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. E se non volete perdervi altri tutorial sia per il mondo dell'uncinetto che per i ferri da maglia, vi consiglio, se vi va, di iscrivervi qui sul mio canale YouTube e ovviamente a seguirmi sul mio profilo di Instagram che trovate scritto in alto a sinistra sullo schermo per non perdervi le anteprime di tutti i miei prossimi progetti. Perciò con il mio progetto borsa io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e ci vediamo molto presto in un nuovo video sempre qui sul mio canale YouTube.